Oggi ci immergeremo nel classico moderno Il piccolo libro dell'investimento di John C. Bogle, cofondatore di Vanguard Group, uno dei più grandi fornitori di ETF e fondi comuni di investimento al mondo. Questo libro ha rivoluzionato il modo in cui molte persone concepiscono l'investimento, promuovendo un approccio semplice ma potente che mette l'accento sulla disciplina, la pazienza e la consapevolezza dei costi. Scopriremo insieme i concetti chiave di Bogle e come possono essere applicati alla nostra strategia di investimento personale. Preparatevi per un viaggio informativo e illuminante attraverso le fondamenta dell'investimento passivo e della costruzione di ricchezza a lungo termine. Bogle è noto per essere un pioniere dei fondi indicizzati e in questo libro spiega perché ritiene che gli investitori comuni farebbero bene a considerare questo approccio. Ecco un riassunto del libro. 1. Introduzione ai fondi indicizzati. Bogle spiega che un fondo indicizzato è un tipo di fondo comune di investimento progettato per replicare la performance di una raccolta di titoli azionari che rappresentano una porzione significativa del mercato. Questa raccolta di titoli in finanza viene chiamata indice. L'S&P 500, ad esempio, è un indice che include le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti. Bogle ritiene che cercare di battere il mercato, attraverso la selezione attiva delle azioni, è una strategia rischiosa e spesso infruttuosa. Invece, il suo consiglio è quello di investire in un indice di mercato che replica l'intero mercato o un ampio segmento di esso. I vantaggi dei fondi indicizzati. 1. Costi bassi. Poiché i fondi indicizzati non richiedono una gestione attiva, ossia i gestori non devono selezionare azioni e vendere e acquistare periodicamente azioni per prevedere i movimenti del mercato, i costi di gestione sono significativamente più bassi. I risparmi sui costi si traducono in rendimenti più alti per gli investitori. 2. Trasparenza. Gli investitori sanno esattamente cosa possiedono, poiché i fondi indicizzati sono progettati per replicare un indice noto. 3. Semplicità. Investire in un fondo indicizzato elimina la complessità della selezione delle azioni individuali, semplificando il processo di investimento. Secondo le analisi di Bogle, l'obiettivo dei fondi indicizzati è quello di ottenere il rendimento medio del mercato, il che, a lungo termine, le evidenze storiche ci dicono che tendono a superare i rendimenti della maggior parte dei fondi gestiti attivamente. 2. Il potere dell'interesse composto. L'interesse composto è il processo attraverso il quale i guadagni sugli investimenti, gli interessi ottenuti, generano ulteriori guadagni nel tempo. In altre parole, non solo il capitale iniziale cresce, ma anche gli interessi o i dividendi che vengono reinvestiti contribuiscono alla crescita futura. Bogle, con una serie di esempi storici, dimostra che investendo una somma modesta ogni anno e lasciandola crescere nel tempo, grazie all'interesse composto, il valore totale dell'investimento può crescere in modo significativo. Anche piccoli rendimenti, grazie all'interesse composto, possono portare a grandi differenze nei rendimenti totali a lungo termine. Per esempio, un investimento di $10.000 al 7% di interesse composto annualmente diventa circa $76.000 in 30 anni, mentre all'8% diventerebbe oltre $100.000 nello stesso periodo. Vantaggi per gli investitori dei fondi indicizzati. Reinvestimento dei dividendi. I fondi indicizzati spesso reinvestono automaticamente i dividendi, aumentando così il valore dell'investimento grazie all'interesse composto. Minori costi di gestione. Poiché i fondi indicizzati hanno costi più bassi, una maggiore porzione del rendimento rimane disponibile per l'interesse composto, accelerando la crescita dell'investimento. Stabilità e crescita a lungo termine. La combinazione di costi bassi e reinvestimento dei guadagni rende i fondi indicizzati particolarmente efficaci
per chi ha un orizzonte di investimento a lungo termine. 3. I costi contano. Bogle mette in evidenza come i costi di gestione dei fondi possano erodere significativamente i rendimenti degli investimenti. I fondi indicizzati, avendo costi di gestione molto più bassi rispetto ai fondi gestiti attivamente, risultano spesso in rendimenti netti superiori per gli investitori. I costi di gestione dei fondi attivi possono variare notevolmente. I fondi gestiti attivamente hanno spesso commissioni elevate dovute alla necessità di pagare i gestori del fondo, gli analisti e altre spese operative. Questi costi possono facilmente superare l'1-2% annuo del capitale investito. Effetto dei costi sui rendimenti. Bogle illustra come anche una piccola differenza nei costi annuali possa avere un impatto enorme sui rendimenti a lungo termine a causa dell'interesse composto. Ad esempio, un investimento di $10.000 con un rendimento annuo del 7% e un costo di gestione dell'1% crescerà significativamente meno rispetto allo stesso investimento con un costo di gestione dello 0,1%. Costi di transazione. Oltre ai costi di gestione, i fondi attivi spesso incorrono in costi di transazione elevati dovuti alla frequente compravendita di titoli. Questi costi non sono sempre trasparenti ma possono erodere ulteriormente i rendimenti degli investitori. Commissioni di performance. Alcuni fondi attivi applicano commissioni di performance, dove i gestori prendono una percentuale dei profitti oltre una certa soglia. Queste commissioni possono incentivare i gestori a prendere rischi eccessivi, non sempre a beneficio degli investitori. 4. Il mercato azionario è imprevedibile. Il libro discute l'imprevedibilità del mercato azionario e la difficoltà di prevedere quali azioni o settori supereranno il mercato in un dato periodo. Bogle argomenta che tentare di battere il mercato attraverso la selezione di azioni o il market timing è una strategia rischiosa e spesso inefficace. Prevedere quali azioni o settori performeranno meglio è estremamente difficile. Anche i professionisti con anni di esperienza e accesso a sofisticate risorse analitiche spesso falliscono nel prevedere con precisione i movimenti del mercato. Rischi del market timing. Il market timing, ovvero tentare di acquistare o vendere in base alle previsioni sui movimenti del mercato, è una strategia che raramente funziona. Bogle cita studi che dimostrano come gli investitori che tentano di fare market timing spesso finiscono per comprare alto e vendere basso, peggiorando i loro rendimenti rispetto a una strategia di acquisto e mantenimento. Studi e statistiche. Bogle presenta vari studi che dimostrano come la maggior parte dei fondi gestiti attivamente non riesca a battere i fondi indicizzati nel lungo periodo. Ad esempio, un'analisi dell'Università di Yale ha mostrato che solo una piccola frazione dei fondi attivi riesce a superare l'S&P 500 in un periodo di 20 anni e spesso quelli che lo fanno in un decennio non riescono a ripetersi nel successivo. Diversi studi hanno dimostrato che i fondi che sovraperformano in un periodo tendono a ritornare alla performance media nei periodi successivi. Questo implica che la sovraperformance passata non è un indicatore affidabile di futura sovraperformance. Il paradosso della competizione. Bogle discute il paradosso della competizione nel mercato azionario. Man mano che più investitori cercano di battere il mercato stesso diventa più efficiente e quindi più difficile da battere. Questo rende ancora più improbabile che i gestori attivi possano superare costantemente gli indici di riferimento. 5. Diversificazione. Un altro principio chiave del libro è la diversificazione. Investire in un fondo indicizzato che replica un ampio indice di mercato permette di diversificare il proprio portafoglio automaticamente, riducendo il rischio specifico legato a singole azioni o settori. Bogle spiega che la diversificazione è il processo di allocare gli investimenti in una varietà di asset per ridurre il rischio. La logica alla base della diversificazione è che non tutte le asset class
si comportano allo stesso modo in ogni condizione di mercato. Alcune potrebbero crescere, mentre altre potrebbero diminuire, bilanciando così il rischio complessivo. Esempio di diversificazione. Investire in un fondo indicizzato che replica un indice ampio come l'S&P 500 consente agli investitori di possedere un piccolo pezzo di 500 delle maggiori aziende negli Stati Uniti. Questo significa che il rischio associato a qualsiasi singola azienda o settore viene mitigato, poiché la performance del fondo è basata sulla performance collettiva di tutte le aziende nell'indice. La diversificazione aiuta a ridurre la volatilità del portafoglio. Mentre alcune azioni possono subire perdite significative, altre possono registrare guadagni, stabilizzando così i rendimenti complessivi del portafoglio. Bogle sottolinea che, sebbene la diversificazione non elimini completamente il rischio, essa riduce il rischio non sistematico, specifico di un'azienda o settore. Bogle consiglia agli investitori di diversificare non solo attraverso le azioni, ma anche attraverso altre classi di asset come obbligazioni e beni immobili, a seconda della loro tolleranza al rischio e degli obiettivi di investimento. Tuttavia, egli insiste che una semplice diversificazione attraverso un fondo indicizzato azionario ampio è spesso sufficiente per la maggior parte degli investitori. 6. Investire per il lungo termine. Bogle incoraggia gli investitori a mantenere una visione a lungo termine. Le fluttuazioni di breve periodo del mercato sono meno rilevanti se si ha un orizzonte temporale lungo. Mantenere l'investimento nei fondi indicizzati a lungo termine consente di superare le oscillazioni del mercato e beneficiare della crescita complessiva. Bogle argomenta che uno degli errori più comuni che fanno gli investitori è concentrarsi troppo sulle fluttuazioni di breve termine del mercato. Le emozioni possono portare a decisioni impulsive, come vendere durante un calo del mercato per evitare perdite immediate o comprare durante una fase di rialzo per paura di perdere opportunità. Esempi di crescita a lungo termine. Bogle utilizza dati storici per dimostrare che, nonostante i periodi di volatilità e i crolli del mercato, il mercato azionario ha storicamente generato rendimenti positivi a lungo termine. Gli investitori che hanno mantenuto i loro investimenti durante periodi di turbolenza hanno spesso visto crescere significativamente il valore dei loro portafogli nel tempo. Interesse composto nel lungo termine. Il concetto di interesse composto, compounding, è fondamentale nella filosofia di Bogle. Quando i guadagni sugli investimenti vengono reinvestiti, essi generano ulteriori guadagni, creando un effetto a catena che può portare a una crescita esponenziale del valore dell'investimento nel corso degli anni. Per beneficiare pienamente del compounding, è cruciale iniziare a investire il prima possibile e mantenere gli investimenti a lungo termine. Bogle suggerisce di stabilire un piano di investimento chiaro e di attenersi ad esso, indipendentemente dalle oscillazioni di breve periodo del mercato. Ciò include impostare obiettivi di investimento realistici, determinare una asset allocation appropriata e ribilanciare periodicamente il portafoglio per mantenere l'allocazione target. Mantenere la disciplina emotiva è essenziale. Bogle consiglia di evitare di seguire le mode del mercato o di farsi influenzare dalle notizie finanziarie a breve termine. Invece, gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla loro strategia a lungo termine e avere fiducia che il mercato, nel tempo, genererà rendimenti positivi. 7. Il ruolo degli emotivi nell'investimento. Il libro discute l'importanza di mantenere la disciplina emotiva. Le decisioni di investimento influenzate dall'emozione possono portare a scelte impulsive e dannose, come vendere durante un calo del mercato o comprare durante una bolla. Bogle enfatizza l'importanza della disciplina e della pazienza nell'investimento. Gli investitori devono essere capaci di ignorare le fluttuazioni di breve termine del mercato e mantenere la rotta nei periodi di volatilità. Evitare le trappole emotive. Paura e panico. Quando il mercato scende, molti investitori tendono a vendere per paura di ulteriori perdite.
Bogle sostiene che vendere in risposta alla paura può portare a realizzare perdite che potrebbero essere evitate mantenendo l'investimento. Euforia e avventatezza. Allo stesso modo, durante i periodi di crescita del mercato, gli investitori possono diventare troppo euforici e prendere decisioni avventate, come acquistare azioni a prezzi gonfiati. Questo comportamento può portare a entrare in una bolla di mercato. Focus sugli obiettivi a lungo termine. Bogle consiglia di mantenere una visione a lungo termine, concentrandosi sugli obiettivi finanziari personali, piuttosto che sulle fluttuazioni quotidiane del mercato. Mantenere questa prospettiva aiuta a evitare decisioni impulsive dettate dalle emozioni. Strategia del dollar cost averaging. Questa strategia consiste nell'investire una quantità fissa di denaro a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo delle azioni. Questo approccio riduce l'impatto delle emozioni sulle decisioni di investimento, consentendo di acquistare più azioni quando i prezzi sono bassi e meno quando i prezzi sono alti. Ignorare il rumore di mercato. Bogle avverte gli investitori di non prestare troppa attenzione ai media finanziari e alle previsioni degli esperti di mercato. Queste informazioni possono spesso essere fuorvianti e creare ansia inutile, portando a scelte di investimento sbagliate. 8. Il fattore Vanguard. Bogle descrive come Vanguard, la società che ha fondato, abbia rivoluzionato l'industria degli investimenti con il suo modello a basso costo e la struttura a mutualità, in cui gli investitori sono i proprietari del fondo, riducendo ulteriormente i costi. Bogle descrive come Vanguard abbia introdotto con i suoi fondi indicizzati un modello di business a basso costo, riducendo significativamente le commissioni e le spese di gestione rispetto ai concorrenti. Questo approccio permette agli investitori di trattenere una maggiore porzione dei propri rendimenti. Una delle innovazioni chiave di Vanguard è la sua struttura a mutualità. In pratica, i fondi gestiti da Vanguard sono di proprietà degli stessi investitori che vi partecipano. Questo modello elimina il conflitto di interesse tra la società di gestione e gli investitori, poiché non ci sono azionisti esterni che cercano di trarre profitto. Riduzione dei costi. Economia di scala. Grazie alla sua enorme dimensione, Vanguard può ottenere economie di scala, riducendo ulteriormente i costi per gli investitori. Efficienza operativa. Vanguard si concentra sull'efficienza operativa, tagliando i costi non essenziali e migliorando continuamente i processi interni per mantenere le spese basse. Innovazione dei fondi indicizzati. Bogle è stato un pioniere nell'introduzione dei fondi indicizzati per gli investitori individuali. Il primo fondo indicizzato di Vanguard, il Vanguard 500 Index Fund, è stato lanciato nel 1976 ed è diventato un modello per l'industria. Questo fondo cerca di replicare la performance dell'indice S&P 500, offrendo agli investitori un modo semplice e a basso costo per ottenere esposizione al mercato azionario. Educazione degli investitori. Vanguard ha sempre posto una forte enfasi sull'educazione degli investitori. La società fornisce risorse e strumenti per aiutare gli investitori a comprendere meglio i principi dell'investimento e a prendere decisioni informate. Cultura aziendale. Bogle attribuisce il successo di Vanguard anche alla sua cultura aziendale, che valorizza l'integrità, l'onestà e l'impegno verso gli interessi degli investitori. Questo approccio etico e centrato sul cliente ha contribuito a costruire la reputazione di fiducia che Vanguard gode oggi. 9. Le prove empiriche. Bogle presenta dati e ricerche che supportano l'efficacia dei fondi indicizzati rispetto ai fondi gestiti attivamente. Molti studi dimostrano che la maggior parte dei fondi attivi non riesce a battere gli indici di riferimento nel lungo periodo, soprattutto dopo aver considerato i costi. Riguardo alle performance dei fondi attivi, un esempio chiave è lo studio condotto da S&P Dow Jones Indices, che mostra che un'alta percentuale di fondi attivi sottoperforma gli indici di mercato come l'S&P 500 su periodi di 5, 10 e 15 anni.
Bogle riporta vari studi che mostrano come invece i fondi indicizzati abbiano sovraperformato i fondi attivi in vari periodi e contesti di mercato. Ad esempio, uno studio dimostra che dal 1970 al 2005 l'S&P 500 ha sovraperformato del 73% rispetto ai fondi attivi. Il rischio di selezione del fondo. Anche se alcuni fondi attivi possono avere successo a breve termine, è estremamente difficile per gli investitori individuare in anticipo quali fondi supereranno il mercato nel lungo periodo. Bogle enfatizza che la ricerca del prossimo grande fondo è spesso una perdita di tempo e risorse. Costi di gestione e commissioni. I fondi attivi hanno costi di gestione significativamente più elevati rispetto ai fondi indicizzati. Questi costi includono le commissioni di gestione, le spese di trading e altri costi operativi. Bogle sottolinea che questi costi erodono direttamente i rendimenti degli investitori, rendendo i fondi attivi meno attraenti nel lungo periodo. Effetto dell'imposizione fiscale. I fondi attivi tendono a generare più eventi imponibili a causa del trading più frequente, il che può portare a una maggiore imposizione fiscale per gli investitori. I fondi indicizzati, avendo un turnover più basso, sono generalmente più efficienti dal punto di vista fiscale. 10. Conclusioni. Pratiche. Il libro si conclude con consigli pratici per gli investitori. Iniziare. Presto. Bogle enfatizza l'importanza di iniziare a investire il prima possibile. L'investimento precoce consente agli investitori di beneficiare del potere della capitalizzazione composta nel lungo periodo. Anche piccoli importi investiti regolarmente possono crescere significativamente nel tempo. Investire regolarmente. Bogle raccomanda di effettuare investimenti regolari, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Questa strategia, nota come dollar cost averaging, media del costo in dollari, aiuta a mitigare l'impatto della volatilità del mercato, poiché si acquistano più azioni quando i prezzi sono bassi e meno quando i prezzi sono alti. Mantenere i costi bassi. Un tema centrale del libro è la riduzione dei costi di investimento. Bogle suggerisce di scegliere fondi indicizzati a basso costo per minimizzare le spese che possono erodere i rendimenti nel lungo periodo. Diversificazione. Bogle insiste sull'importanza della diversificazione per ridurre il rischio. Investire in un fondo indicizzato che replica un ampio indice di mercato permette di ottenere una diversificazione automatica, riducendo l'esposizione a rischi specifici di singole azioni o settori. Orizzonte a lungo termine. Bogle sottolinea che gli investitori dovrebbero mantenere una prospettiva a lungo termine e non farsi influenzare dalle fluttuazioni di breve termine del mercato. Mantenere l'investimento per decenni consente di beneficiare della crescita complessiva del mercato e superare le oscillazioni temporanee. Disciplina emotiva. La disciplina emotiva è cruciale per il successo dell'investimento. Bogle consiglia agli investitori di evitare decisioni impulsive basate sulle emozioni, come vendere durante i ribassi del mercato o comprare durante le bolle speculative. Mantenere una strategia di investimento coerente e disciplinata è essenziale per ottenere buoni risultati nel lungo periodo. Semplicità. Infine, Bogle incoraggia gli investitori a mantenere le cose semplici. Evitare strategie di investimento complicate e costose in favore di un approccio semplice e diretto, come l'investimento in fondi indicizzati a basso costo, è spesso la strada migliore per la maggior parte degli investitori. E siamo giunti alla fine di questo episodio dedicato a Il piccolo libro dell'investimento di John C. Bogle. Abbiamo esplorato i principi fondamentali dell'investimento secondo Bogle, tra cui l'importanza della semplicità, della diversificazione e del mantenimento di costi bassi. Abbiamo anche visto come l'approccio passivo possa portare a risultati solidi e consistenti nel lungo periodo. Speriamo che questi concetti
vi abbiano ispirato a riflettere sul vostro approccio agli investimenti e a considerare l'importanza di strategie a lungo termine e ben ponderate. Grazie per essere stati con noi oggi. Se vi è piaciuto questo episodio, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast, lasciare una recensione e condividere l'episodio con chiunque possa trarne beneficio. Per ulteriori aggiornamenti e contenuti esclusivi, seguiteci sui nostri canali social. Io sono Tommaso Ludinesi e questo è stata una nuova puntata di Books for Growth. Fino al prossimo episodio, ricordate, investire con saggezza è il primo passo verso un futuro finanziario sicuro. Buon investimento a tutti!